Ciao ragazzi, bentornati sull'arte del fatto a mano. Siete pronte per un modellino super facile e super veloce da realizzare? Beh, se siete alle prime armi, questo è il maglioncino che fa per voi. Oggi vi voglio presentare una cosa molto vaporosa, molto bella, in un colore pistacchio, con un punto, vedete, traforato, va indossato con una t-shirt sotto, una canottiera oppure una bella camicia. Questo maglioncino l'ho realizzato appunto per le principianti, perché ho avuto delle richieste di realizzare anche qualcosina di semplice. Questo punto è un multiplo di 12, quindi per calcolare la vostra taglia dovete solamente aggiungere 12 12 12 alla catenella d'inizio oppure diminuire di 12 12. Si lavora la prima parte in tondo, quindi semplicissimo, moltiplicando il motivo in altezza e in lunghezza fino alla vostra lunghezza desiderata. Ci andremo a fermare, vedete qua, a livello dello scalfo per suddividere. Quando andrete a montare la vostra catenella con i motivi, però dovete tenere presente che vanno divisi a un certo punto a metà, cioè questo pannello rotondo, questa lavorazione circolare andrà interrotta sotto le ascelle e divisa a metà. Infatti vedete che io qua ho 4 motivi davanti e 4 motivi dietro. Quindi 80 motivi per 80 centimetri, sviluppandolo col mio uncinetto, con il mio filato, ogni motivo è di circa 10 centimetri, quindi è facile anche da, diciamo, trovare il numero di motivi che vi servono per la vostra misura. Quando saremo appunto sotto ascella faremo un giro un po' ampietto, perché ci sarà una bella manica via con un bel polsino stretto e una bella scollatura a V. È molto morbido, veramente è una carezza sulla pelle. Per la realizzazione di questo semplicissimo progettino ho acquistato questo bellissimo filato che avevo anche mostrato tempo fa sul mio gruppo facendo un piccolo video. È un filato che sembra mohair ma non è mohair, c'è la lana ma non è mohair, è formato da 2 fili, vedete, un filo di cotone con lurex e un filo di lana pelosetta. Infatti questo filato, vedete, ho tolto l'etichetta per vedere meglio, intanto è il colore 155 che è un colore pistacchio bellissimo e va lavorato dal 5 al 6. Io in questo progetto userò il 5. Si chiama, vedete, London e c'è il 20% di lana fine, il 30% di cotone, poi c'è viscosa, acrilico e lurex. Allora io questo filato l'ho acquistato su un gruppo che si chiama, un gruppo Facebook che si chiama Diana Love Filati, che appunto mediante delle bellissime dirette offre a chi lo segue dei prodotti eccezionali, dei filati veramente molto belli e particolari. Poi nel box informazioni sotto al video vi metterò il link che manda al suo gruppo per prendere informazioni su questo filato. Sono 120 metri ogni gomitolo, ha una bella resa perché comunque va lavorato col numero 5, quindi il lavoro risulterà morbido e molto vaporoso ma non troppo pesante. Quindi io appunto ho lavorato con il numero 5, un uncinetto numero 5, mi servirà un ago da lana, ci sarà solo da cucire un pezzettino di spalla, quindi una cosa abbastanza veloce perché magari non è abituato a cucire. Vi farò vedere una cosa molto semplice.
servirà la mia solita forbice e il mio solito metro da sarta, e in più dei marcapunti che serviranno per andare appunto a delineare il punto spalla e naturalmente la scollatura. Ora vi darò un po' una misura del mio capo. Volevo spendere due parole sul fatto che io sempre lavoro su tutorial di taglie un po' piccole, perché per due motivi. Uno, perché mia figlia, che lo deve indossare, porta questa taglia. Il secondo motivo è che se dovessi fare dei tutorial con delle taglie esagerate, io non finisco più di fare i lavori. Comunque è molto facile. Nei miei tutorial ci sono sempre le indicazioni, eccetto qualche tutorial che insomma non si può proprio sviluppare in taglie esagerate, però di solito io spiego in tutte il metodo per calcolare e adattare alla taglia vostra, proprio anche su misura, senza andare proprio a mantenere le tabelle misura standard. Allora, appunto, con gli 8 motivi che ho caricato io, mi dà, come vi ho detto prima, i miei 40, anche un pochino di più, 40 centimetri, in totale 80 di circonferenza, per 8 motivi. Quindi ogni aggiunta di 10 motivi, di un motivo, mi andrete ad aggiungere 10 centimetri al vostro capo, naturalmente lavorato con questo filato. Quindi se voi andate su di una taglia mi dovete aumentare di 2 motivi, perché uno davanti e uno dietro, e la maglia vi diventerà di 50, quindi 100. In caso contrario, diminuendo, insomma, adesso io non so se per una bambina, perché non penso che ci siano delle persone che abbiano 30 cm e 60 di circonferenza, però a livello, parlo di seno naturalmente. Poi il fianco, vabbè, è un modello che si allarga, vedete, elastico. In caso però appunto avete un seno e una vita piccola e un fianco largo, dovete comunque, se volete un maglioncino che vi arrivi a coprire il fianco, dovete fare la larghezza del vostro fianco. Allora, mi sono allungata ripetendo in altezza, in lunghezza, 6 motivi, e questi 6 motivi a me con questo filato mi hanno dato 36-37 centimetri per arrivare allo scalfo, perché poi andiamo ad aggiungere i nostri 20, o adesso vedrò, non so se metterne di più, centimetri di scalfo, andiamo ad avere insomma una bella misura, già quasi 40, quasi 60 centimetri, ecco, 58, quindi andiamo ad avere già una bella lunghezza. E ho ripetuto 6 volte, vedete, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per arrivare col mio filato a questa lunghezza. Questo punto è un multiplo di 12 catenelle dell'inizio. Lo potete anche realizzare con un filato sottile, perché è facile, appunto, è facile da modulare, è facile da trovare la vostra misura, poiché ogni 12 catenelle avete un motivo, e poi col filato più sottile si chiude un pochettino, diciamo, il traforo. Quindi questo è un modello che lo potete adattare, diciamo, fino a un 5, perché altrimenti se mi mettete un uncinetto ancora più grosso il traforo diventerebbe troppo grande. Ora io vi farò vedere un multiplo, a fare un campione di questo punto su un multiplo minore, perché qua abbiamo 8 motivi, lo faremo su magari 4 motivi, perché comunque il procedimento è uguale, come vi ho appena detto fino adesso, che voi lo fate su un multiplo di, non so, di 10 motivi, di 12 o di 6, o nel mio caso di 8, il meccanismo di lavorazione, il procedimento è sempre lo stesso. Quindi adesso io andrò a usare un filato più facile da disfare, perché se io dovessi fare il campione con questo filato, avendo un po' appunto questo effetto mer, diventa un po' difficile, poi si può disfare magari un po', ma non diventa un po', ecco, complicato. Quindi userò un uncinetto inferiore ed un filato più sottile, anche perché così andrete a vedere anche la lavorazione sviluppata con un filato più sottile. Per chi volesse realizzare la misura del tutorial,
praticamente vanno caricate 96 catenelle, che appunto nel multiplo di 12 mi danno 8 motivi. Noi andremo a fare il campione con la metà, quindi con 4 motivi e quindi 48 catenelle. Quindi faccio il mio nodo d'inizio, sto usando appunto una lana più sottile, così vedete l'effetto anche sul più sottile, e comincio a lavorare le mie 48 catenelle. Ora sto usando un 4. Ecco, ho fatto le 48 catenelle per il campione, adesso vado alla prima. Per chiudermi, vedete, dovete con le dita tenere bella diritta la catenella d'inizio, vado al primo, vedete, giro in questo modo e vado a chiudere nella prima catenella con la mezza maglia bassa. Iniziamo il primo giro del nostro motivo. Mi alzo con le mie 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nello stesso punto di base e vado a fare in totale della catenella 7 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi nella prima catenella andiamo a lavorare 7, un ventaglio di 7 maglie alte. Senza catenelle, da qua direttamente contiamo sulla nostra catenella d'inizio 2 catenelle, nella terza andiamo a fare la maglia bassa, carico il filo, salto ancora 2 catenelle, nella terza vado a fare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, un ventaglietto di 5 maglie alte. Quindi andiamo ad alternare un ventaglietto di 7, un ventaglietto di 5, un ventaglietto di 7, un ventaglietto di 5. Ora contiamo, saltiamo 2 maglie di base e nella terza facciamo la maglia bassa, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare il ventaglietto di 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E ripetiamo così tutto il giro. Quindi adesso saltiamo le 2, andiamo nella terza catenella e facciamo la maglia bassa, carico il filo, saltiamo di 2 e nella terza andiamo a fare il ventaglietto più piccolo di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Questo è il primo giro del motivo. Ci vediamo alla fine per continuare. Siamo alla fine del primo giro del motivo. Conto 2 maglie di base, nella terza faccio la mia maglia bassa e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Secondo giro del punto traforato, siamo sulla prima maglia alta del ventaglio di 7 maglie alte, andiamo a ripetere le maglie alte, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e vado a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, quindi 7 maglie alte sulle 7 maglie alte esistenti disponibili del giro precedente. 4,
5, 6 e 7. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Vado sul ventaglietto seguente che è di 5 maglie alte, in quella centrale, nella terza, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carico il filo, vado sul ventaglietto seguente di 7 maglie alte e faccio ancora la stessa lavorazione che abbiamo appena effettuato, quindi una maglia alta su ogni maglia alta del ventaglietto esistente. 3, 4, 5, 6 e 7. Di nuovo 3 catenelle di separazione, 3, una maglia bassa nella terza maglia alta del ventaglietto seguente, 3 catenelle di separazione e di nuovo andiamo a ripetere. Praticamente questo è il giro. Ci vediamo alla fine del secondo giro. Siamo alla fine del secondo giro del motivo, faccio le 3 catenelle e mi vado a chiudere qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Terzo giro del motivo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella, quindi 4 in totale. Carico il filo, entro nella maglia seguente sottostante del ventaglietto e faccio una maglia alta, una catenella, maglia alta nella maglia seguente, una catenella, maglia alta nella maglia alta 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 seguente. Quindi vado a lavorare il mio ventaglietto lavorando le 7 maglie alte già esistenti divise da una catenella di separazione, e da qui, saltando questi 2 archetti, andiamo direttamente a lavorare sul ventaglio successivo e facciamo la stessa lavorazione. Quindi maglia alta nella prima maglia alta del ventaglietto, una catenella, maglia alta nella maglia alta seguente, una catenella, e così via, lavorando tutto il ventaglio uguale del primo, con le 7 maglie alte, vedete, divise, vediamo insieme, divise da una catenella. La sesta, e facciamo anche una catenella, e la settima, e tra un ventaglio e l'altro vengono separati solamente da una catenella e si ricomincia sul ventaglio successivo. Ecco, siamo alla fine del terzo giro. Questi motivi, questo traforo, motivo traforato, è composto solamente da 3 giri, però io ve ne farò vedere 6 perché praticamente dobbiamo andare a spostare il motivo a zigzag, e quindi quando arriveremo alla fine dei terzi giri del motivo dobbiamo chiudere il giro senza catenella, ma la catenella la andiamo a sostituire da una maglia bassa che andremo a puntare nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, e chiudendo in maglia bassa. Vedete, perché adesso dobbiamo entrare direttamente in questa maglia bassa a lavorare, quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, andremo a ripetere il primo giro, però appunto lavorando zigzag questi motivi.
e quindi quello che adesso, questo ventaglio che abbiamo lavorato qui, andiamo a lavorare tra un motivo e l'altro. Quindi carico il filo, rientro in questo arco e vado a lavorare 7 maglie alte compresa della catenella, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, quindi il motivo che sta per nascere lo potete lavorare in questo modo, ma lo potete anche lavorare, faccio vedere le due alternative, lavorando all'interno proprio della maglia bassa, quindi dentro in questo forellino qua della maglia bassa. Vi faccio vedere anche così, facciamo le 7 comprese di quella delle catenelle. Allora sono 4, 5, 6 e 7. Poi deve essere a vostro piacimento, così risulta questo motivo con la punta più marcata di un triangolo, invece entrando direttamente nell'arco rimane più aperta la lavorazione di questo traforo. Ecco, da qua senza fare nessuna catenella carichiamo il filo e andiamo a lavorare nella 1, 2, 3, nella quarta maglia alta del ventaglio precedente sottostante, che è quella centrale delle 7, andiamo a lavorare le 5 maglie alte nello stesso punto di base. Questo filo mi sta facendo un po' arrabbiare, allora quindi entriamo nello stesso punto e lavoriamo le 5 maglie alte, 3, 4 e 5. Carichiamo il filo, andiamo a lavorare qui, vedete, nella catenella che c'era tra un ventaglio e l'altro, quindi entriamo così stavolta e facciamo le 7 maglie alte, quindi andiamo a lavorare in modo a zig-zag questa lavorazione e continuiamo questo giro lavorando in questo modo. Ci vediamo alla fine. Ecco, siamo alla fine del quarto giro, andiamo a chiuderci direttamente sul primo ventaglio nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, ci chiudiamo con una mezza maglia bassa e da qui ripetiamo gli altri 2 giri che sono sempre uguali del primo motivo, però ve li faccio vedere lo stesso. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro e continuiamo a lavorare le 7 maglie alte del ventaglio, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, di 2, 3, 4, 5, ve lo faccio vedere ma l'avete già visto questo giro, 6 e 7. Quindi qua avevamo, vedete qui, le 3 catenelle e 1, 2 e 3 e andiamo sull'altro ventaglio nella terza maglia alta, andiamo a fare la maglia bassa, 3 catenelle di separazione e di nuovo andiamo a lavorare qui sulle 7 maglie alte del ventaglio successivo, andiamo a lavorare ancora le 7 maglie alte. Ecco, lavorate così tutto il giro. Siamo alla fine del giro, facciamo l'ultima maglia bassa qui sull'ultimo ventaglietto nella terza maglia sottostante, le 3 catenelle e ci chiudiamo
qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, chiudiamo con una mezza maglia bassa. Adesso io vi faccio vedere ancora il terzo giro che abbiamo fatto qui. Aspetta che vi faccio vedere meglio questo giro, perché così vi faccio vedere che a tutti i terzi giri del motivo va chiuso il giro con la maglia bassa invece della mezza maglia bassa. Quindi ci alziamo, facciamo adesso qui il giro che dobbiamo inserire la catenella, quindi 3 catenelle che per alzarmi più una, carico il filo, entriamo nella seconda maglia del ventaglio e facciamo la maglia alta, la catenella, maglia alta in quella successiva, la catenella, maglia alta in quella successiva, la catenella, maglia alta successiva, la catenella, stiamo ripetendo terzo giro, vedete, finiamo tutte le maglie alte con la catenella, quindi 7 maglie alte divise da una catenella. Qui c'è la catenella di separazione e ripetiamo la lavorazione saltando questi 2 archi, vedete, saltiamo questi 2 archi, 1 e 2, e riprendiamo la lavorazione sull'altro ventaglio. Ecco, siamo alla fine del giro, del terzo giro del secondo motivo, e di nuovo quindi si va a chiudere tutti i terzi giri con la maglia bassa, puntando nella terza catenella, qui erano 4, qui c'era la catenella di separazione, nella terza catenella, vedete, e chiudendo con la maglia bassa, perché riprenderemo il motivo alzandoci di 3 catenelle e facendo le 7 maglie alte del ventaglietto che sta per nascere qui in questa stessa maglia bassa. Ecco, adesso vi voglio far vedere, questa è la ripetizione dei motivi, voglio farvi vedere indossata adesso per capire un po' il risultato che dà a questo punto. Vedete come cambia a metterlo, a lavorarlo con un filato più sottile, molto bello. Quindi lavorate la vostra maglia nei motivi che volete, sia in larghezza che in lunghezza, cioè la ripetizione. E poi adesso io vi faccio vedere direttamente, ecco, andiamo a lavorare direttamente sulla maglia. Qui siamo sul fondo della maglia, ho finito il terzo giro vedete, dell'ultimo motivo, andiamo a lavorare un piccolo giro di finitura, sempre con i soliti pippiolini. Quindi andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, e vedete, nella seconda contando della prima andiamo a chiudere con una maglia bassa il pippiolino, facciamo una catenella e facciamo una maglia bassa, vedete qua, sulla seconda maglia alta sottostante. Ecco, ripetiamo 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo nella seconda contando dalla prima e chiudiamo con la maglia bassa, una catenella, maglia bassa qui nella maglia successiva. Praticamente facciamo lo stesso lavoro fino alla fine di questo ventaglio. Ecco, l'ho fatto, vedete, su tutte le maglie alte del ventaglio. Ora lo andremo a fare la stessa lavorazione anche qua dove c'è la catenella di separazione, quindi facciamo le 5, sempre le 5 catenelle, 4 e 5, entriamo nella seconda contando dalla prima e chiudiamo con la maglia bassa, una catenella, e da qua passiamo direttamente, vedete, sulle maglie alte dell'altro ventaglio, facendo la maglia bassa sulla prima e lavorando la stessa cosa su tutti i ventagli fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, facciamo le ultime 5 catenelle, 3, 4 e 5, ci chiudiamo sempre con la maglia bassa nella seconda,
contando dalla prima, una catenella, ci andiamo a chiudere, e qua non ho preso la lana, ecco qui, ci andiamo a chiudere qui, vedete siamo alla fine, e qui nella maglia bassa, vedete qua, nella maglia alta del giro, la prima, e ci chiudiamo con la mezza maglia bassa. Ecco, adesso andate a tagliare il filo e a fermare le codine, che partiremo dall'altra parte. Adesso vedete, questo è il bordo e questa è la catenella di partenza, ci riattaccheremo dall'altra parte per salire con gli scalfi. Ecco, questo è il fondo quindi del nostro maglione. Adesso andiamo invece alla parte dove ci avremo la catenella d'inizio, vedete, prendiamo il nostro filato fatto qua già il nodo inizio, lo metto su un uncinetto e mi vado ad attaccare. Io di solito mi attacco sempre dove c'è già il filo, vedete, di partenza, così poi le fermo bene unendoli e facendo un nodo insieme. Allora, qui abbiamo una catenella d'inizio, quindi entriamo qui in una qualsiasi di queste catenelle, ci fermiamo con la maglia bassa e con le 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e andiamo a lavorare un giro completo di maglie alte, una in ogni catenella d'inizio disponibile. Quindi andremo a fare tutta la circonferenza in questo modo. Erano 96 catenelle, quindi 96 maglie alte, e dopo andremo a dividerle a metà per dividere il davanti col dietro. Quindi cominciamo a fare, vedete, le nostre maglie alte, una in ogni catenella disponibile. Poi a fine giro andremo, prima di finire il giro, quando manca magari una o due solo catenelle, andiamo a vedere quante sono, in modo di trovarci giusti con le 96. Vedete, andiamo avanti lavorando in questo modo tutto il giro. Ecco, siamo alla fine del giro, vedete, abbiamo lavorato tutte le catenelle. Adesso ci chiudiamo con una mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora andiamo a dividere la parte davanti con la parte dietro. Allora, qui vedete che ho chiuso appena chiuso il giro di maglie alte, vedete, vado a mettere proprio in mezzo tra l'ultima e la prima, vado a mettere il marcapunti, e da qui vado a contare la metà delle maglie che ho sul giro totale. Io avevo 96, quindi 48, quindi comincio a contare 1 2 3 4 5 6 7. Io l'ho già fatto e sono arrivata a 98, scusate, 48, e ho messo il mio marcapunti tra la 48 e la 49, e poi sono andata a contare se anche dall'altro lato avevo la stessa quantità di maglie alte tra questo marcapunti che abbiamo appena messo e l'altro che abbiamo messo il primo qua, se dovrebbero risultare insomma le maglie uguali. Per lavorare il pannello dietro della schiena praticamente continueremo subito. Vedete, qui avevo chiuso il giro, qua c'è il marcapunti, ci alziamo lavorando dei giri in andata e ritorno di maglie alte fino ad arrivare alla misura del mio scalfo totale. Quindi io mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e comincio a lavorare le mie 48 maglie alte, cioè fino all'alto marcapunti. Nel mio caso sono 48 nella mia misura, dipende da quanti motivi avete voi per la vostra misura. Quindi vado a lavorare fino all'altro marcapunti, tutte maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Ecco, siamo vicini al marcapunti, lavoriamo le ultime 2 maglie alte, 1 e 2, e
andiamo a girare il nostro lavoro. Ecco, abbiamo girato il lavoro, adesso ricominciamo alzandoci di 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e continuando a lavorare. Avete una maglia alta su ogni maglia alta, quindi andiamo avanti a lavorare questo pannello che è quello della schiena, che equivale alla schiena. E adesso io non so ancora quante maglie alte, quanti giri di maglie alte mi serviranno. Comunque adesso vado avanti e poi ci vediamo più tardi. Ecco ragazzi, io ho fatto la parte della schiena ripetendo 11 giri di maglie alte. A me bastavano queste maglie, questi giri per arrivare a uno scalfo manica abbastanza comodo. Infatti verrà uno scalfo manica di 19-20 cm di altezza. Ora cosa dobbiamo fare? Naturalmente ho fermato il filo, andiamo a girare la nostra maglia dalla parte davanti e saliremo con 2 parti staccate tra di loro che mi daranno la forma appunto dello scollo a V. Quindi prenderò, vedete, il mio solito uncinetto del 5 con il mio filato, ho fatto il nodo d'inizio, vedete qua ho il marcapunti di destra, quindi mi attaccherò nella prima maglia alta seguente subito dopo a sinistra del marcapunti, mi attaccherò con una maglia bassa, vedete, e 2 catenelle. Tutto questo sostituiscono la prima maglia alta e andrò praticamente al centro del davanti. Però prima di continuare andiamo a calcolare il centro del davanti. Erano 48 maglie alte, quindi contando da questo marcapunti del sottoscella sono andata a contare verso il centro la metà di 48, quindi 24, ho contato 24 maglie alte e ho messo, vedete, il marcapunti tra la 24 e la 25esima. Questo è il centro esatto da dove partirà lo scollo, la scollatura V. Quindi arriviamo, camminiamo con queste maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante disponibile, fino ad arrivare vicino al marcapunti. Quando siamo arrivati a 2 maglie alte, vedete, prima del marcapunti, queste 2 maglie alte andremo a chiuderle insieme perché dovremo fare delle diminuzioni per arrivare ad avere lo scollo a V. Questi 11 giri che abbiamo fatto nella schiena, sul davanti andremo a farli diminuendo di una maglia ad ogni giro. Quindi quando arriviamo qui alla fine facciamo la diminuzione. In che modo? Carichiamo il filo, entriamo nella prima maglia e chiudiamo a metà una maglia, carichiamo il filo, entriamo nella maglia seguente, usciamo, chiudiamo a metà e poi chiudiamo tutto insieme. Questa è la prima diminuzione. Giriamo il nostro lavoro e andremo a fare la diminuzione sia in andata che in ritorno, sempre solamente naturalmente sulla parte centrale del maglione dove stiamo iniziando a fare la scollatura. Allora adesso partiamo con il secondo giro e anche nel giro di ritorno, vedete, questo è il centro della scollatura. Nel giro di ritorno andiamo a fare la nostra diminuzione, quindi ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia, una maglia alta chiusa a metà, carico il filo e vado nella seguente. Allora una cosa che vi voglio spiegare, che a me all'inizio, quando ho iniziato insomma anni fa a lavorare, dava un po' di problemi. Quando vedete le maglie, vedete queste 2 maglie sotto del giro sottostante, queste 2, quando girate che dovete fare la diminuzione, questa equivale a 1, perché a volte può portare a un inganno. Quindi contando nel giro sotto, vedete, devo arrivare sulla terza perché la prima l'abbiamo già chiusa a metà, quindi sulla seconda disponibile
di catenelle, ma che sembrerebbe la terza. Quindi entriamo in quella, chiudiamo a metà e chiudiamo tutto insieme, e qui c'è già la seconda diminuzione, e proseguiamo a maglie alte fino alla fine del giro, arrivando verso lo scalfo, verso la spalla. Allora, quindi le diminuzioni sono solo nel centro della maglia, sulla parte davanti, verso appunto la spalla, lo scalfo, la diminuzione non c'è. Quindi andiamo avanti fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, verso questo è lo scalfo. Mi raccomando di non dimenticarvi mai di lavorare la maglia sottostante, quella che è sostituita dalle 3 catenelle, e quindi andiamo avanti lavorando in giri di andata e ritorno per 11 giri complessivi, vedete, diminuendo sia nell'andata che nel ritorno di una maglia qui al centro. Vedete che già comincia a dare la forma a V. Ecco, ho fatto una parte del davanti, vedete che ho fatto 11 giri e non vi ho spiegato il perché 11 giri erano quelli della schiena. Quindi però se voi avete un'altra taglia che avete, oppure usate un altro filato e avete necessità sulla schiena di prolungarvi per altri giri o di farne meno, naturalmente la parte davanti deve corrispondere a giri a quella dietro, e comunque andrete sempre a diminuire di una maglia sia in andata che ritorno, vedete, nella parte centrale. Adesso io vado a fare anche l'altra parte, vedete, ho fatto solo questa di destra, vado a fare anche l'altra e poi ci vediamo per cucire le spalle. Ecco, vedete, finite le due parti, destra e sinistra, che hanno formato lo scollo V. Ora dobbiamo andare a cucire queste due piccole parti qua. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a contare quante maglie alte abbiamo qui nell'ultimo giro. Io ne ho per esempio 13. Guardate che qui c'è l'ultima diminuzione, vedete, nell'ultimo giro dovete contare 1, queste due chiuse insieme dovete contare 1. Quindi io ho 13. Cosa vado a fare? Vado nella mia parte dietro e vado a contare dal lato esterno verso l'interno 13 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vado a mettere il mio marcapunti tra la 13ª e la 14ª. Uguale vado a fare dall'altra parte, quindi vado a contare dalla parte esterna, vado a contare le 13 maglie alte. E anche qui sono andata a mettere il marcapunti tra la 13ª e la 14ª contando verso l'esterno. Ecco, quindi questi due lati corti, vedete, delimitati dal marcapunti, sono quelli che corrispondono alle maglie del davanti. Quindi andrò a cucire 13 maglie alte con le 13 maglie alte della parte dietro, combaciando una maglia alta con maglia alta. Ora vado a girare il lavoro sul rovescio e vi faccio vedere la cucitura. Allora, le 13 maglie alte io le ho perché ho eseguito la mia taglia. Non è detto che voi avete tutti 13 maglie alte, dipende da quanto avete allungato lo scalfo e da quanto avete allargato il vostro modello. L'importante è che quando avete finito le andate a contare, e andate a contare anche le stesse maglie sulla parte dietro e mettete il marcapunti. Adesso vi faccio vedere a cucire. Vedete, qui è la parte verso la spalla. Io vado ad inserire, vedete, nel primo punto il mio ago da lana, dopo che ho fatto un bel nudino qui sul filo. Vado a inserire anche dall'altro lato, vedete, ecco, si era sfilato il filo, l'ho rifatto. L'importante è che andate a fermare bene la prima parte, magari fate anche 2 volte, girate 2 volte, ecco, intorno al primo punto. Ora andiamo a cucire prendendo ogni maglia alta, vedete, nella parte esterna,
con la maglia alta che corrisponde nel lato sinistro, e andate a cucire così, semplicemente prendendo le asle esterne, andate a cucire, guardate bene che corrisponde. Questa è la terza, andiamo a prenderla con la terza, vedete, andiamo a cucire tutta la nostra spalla, una cosa semplicissima. Teniamo il filo a una tensione giusta, che non debba né arricciare né lasciare dei buchi. Ora andiamo a prendere la quarta maglia alta, andiamo nella quarta maglia alta che c'è dalla parte proprio di fronte, e andiamo a cucire tutte le maglie in questo modo. Vedete che dopo dietro risulta bella, che si accostano in maniera elegante. Andiamo a cucire tutto fino qua all'ultima maglia. Fermeremo bene il filo, andremo a cucire l'altra spalla nello stesso modo. Una volta finite le 2 cuciture andremo a girare il nostro lavoro ancora sulla parte diritta per fare delle piccole finiture. Sono sulla parte diritta del mio gilet. Vi faccio vedere come è venuta la cucitura. Allora, io questo progetto l'avevo iniziato pensando di fare un maglione, un pull. Poi, come tanti miei progetti che creo man mano, nella fase di diciamo invenzione, quando comincio a inventare, andare avanti sul come lo voglio fare, spesso io vado a modificarli. Quindi se magari all'inizio del tutorial vi ho detto che era un pull, quando sono arrivata a un certo punto ho visto che mi piaceva fatto come gilet e ho detto preferisco fare un gilet e magari fare un completo e mettergli un bel basco. Quindi a questo punto andiamo a rifinire la nostra scollatura. Partiamo dal centro dietro per fare il bordino di rifinitura. Vedete, qui ho il mio solito nodo d'inizio sul mio 5 di uncinetto. Vado circa a metà, qui siamo sulla parte dietro, sulla parte diritta, quindi lavoriamo sul diritto. Vado circa a metà, vedete, su una maglia qualsiasi della metà dello scollo dietro, e mi aggancio con una maglia bassa. Adesso andiamo a fare un giro di maglie basse intorno al collo, allo scollo, dove andremo ad inserire poi un piccolo bordino. Quindi in ogni maglia alta che troviamo, vedete, andiamo a fare una maglia bassa, magari lavorandola un pochettino sostenuta, non troppo perché è un filato molto morbido questo qui, e fino ad arrivare alla spalla. Allora, qui abbiamo la spalla, vado a fare l'ultima maglia bassa vicino al marcapunti della spalla e poi andiamo a fare una maglia bassa sulla cucitura della spalla, quindi dentro, in mezzo alla cucitura della spalla. Da qui passiamo sulla parte dello scollo a V dove abbiamo fatto le diminuzioni, quindi entrando nella prima maglia, vedete, questo è un giro, andiamo a lavorare 2 maglie alte dentro questo foro formato dalla maglia lavorata, che ora la vediamo in senso orizzontale. Poi tra un giro e l'altro vedete che c'è questo forellino e andiamo a lavorare una maglia bassa in questo forellino. Poi passiamo all'altro giro, vedete, e andiamo a lavorare 2 maglie alte nel giro. Questo è l'altro giro, vedete, qua c'è il forellino, quindi maglia bassa in questo forellino, 2 maglie basse nel giro, e arriviamo così fino alla V centrale, lavorando in questo modo. Quando siamo arrivati all'ultimo giro, vedete, questo è l'ultimo giro, poi qua c'è il marcapunti del centro della scollatura. Andiamo a lavorare in questo modo. Allora, innanzitutto facciamo la maglia bassa qui su quel foro che c'è tra un giro e l'altro, e quando siamo sull'ultimo giro, vedete qua è l'ultimo giro, lavoriamo in questo modo facendo delle maglie basse chiuse a metà.
quindi entro nel foro, esco con il gettato e chiudo questo piccolo gettato, rientro e chiudo il secondo piccolo gettato. Vedete? Così. Sorpasso il marcapunti, vado nell'altro che corrisponde, vedete, l'ultimo giro dell'altra parte della scollatura, e faccio la stessa cosa, quindi esco e chiudo la piccola asolina, rientro ed esco e chiudo la piccola asolina. Ora mi trovo con 5 gettati sull'uncinetto, vado a chiudere tutto. Oddio, scusatemi. Allora, a questo punto proseguiamo sull'altro lato della scollatura, come abbiamo sempre fatto, facendo una maglia bassa nel punto, quel forellino di giunzione tra un giro e l'altro, e proseguendo la lavorazione con le mie 2 maglie basse nel giro e la maglia bassa nel punto di giuntura tra un giro e l'altro. Adesso vi faccio vedere come viene. Vedete come viene finito, e continuate quindi tutto intorno, lavorando come vi ho fatto vedere sulla cucitura, e ci vediamo qui alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ho fatto l'ultima maglia bassa nell'ultima maglia alta disponibile, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa qui nella prima maglia bassa del giro. Allora, questo gilet, se volete, se lo preferite, potete finirlo solamente con questo giro di maglie basse. Se invece volete una cosa un pochettino più romantica, andiamo a lavorare un giro di pipiolini. Quindi da qui rientriamo, facciamo una maglia bassa e andiamo a fare la mia solita tessitura, che mi piace molto, la metto ovunque. Qui vado a fare 3 4 5 catenelle, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa e faccio una catenella, salto 2 maglie di base, allora 1 e 2 nella terza maglia bassa, e ripetiamo 1 2 3 4 e 5, entro nella seconda contando dalla prima, maglia bassa e una catenella, salto 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza maglia bassa, e di nuovo vedete, 1 2 3 4 e 5, nella seconda maglia bassa, una catenella, 1 e 2, salto 2 maglie di base. Ora siamo, vedete, sulla spalla. In questo punto io la vado a saltare, quindi faccio le 5 catenelle, 2 3 4 e 5, chiudo nella seconda con la maglia bassa, faccio la catenella e salto una maglia, salto quella della spalla, una terza, e vado nella quarta, vedete, e la finisco così. Qui c'è la cucitura, vedete, quindi proseguo con questa lavorazione fino alla punta dello scollo. Adesso a me qua sulla spalla è capitata proprio così, però se voi vi ritrovate che invece di avere qua prima del marcapunti solo una maglia ne avete 2, o non lo so, o finite proprio qui, cercate di adattare un po', ecco, questo lavoro qui in questo modo sulla spalla. Siamo sulla V della scollatura, sulla punta.
salto 1 e 2 e faccio nella terza la maglia bassa. Ecco, anche qui andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto sulla spalla, quindi facciamo le nostre 1 2 3 4 5, la chiudo nella seconda contando dalla prima con la maglia bassa, faccio la catenella e qui vedete che qua avevamo fatto quelle 4 maglie insieme, maglie basse chiuse insieme. Qui c'è l'ultima maglia bassa prima di questo lavoro delle maglie chiuse insieme, salto questa, salto le maglie chiuse insieme, ne salto una e vado qua sulla seconda e vado a fare la maglia bassa. Vedete, praticamente dovete un po' anche adattare, perché se in base alle vostre misure vi ritroverete con insomma delle differenze alla fine sia alla spalla che qua, quindi dovete un po', dato che questo è comunque un anello abbastanza ampio, se anche dovete magari finire una maglia dopo una maglia prima, riuscite comunque ad adattare. L'importante è che qui sulla punta, vedete, dello scollo ci sia questo spazio per sorpassarlo, proprio per fare come un anello. Vedete, questo è il marcapunti del centro della scolatura V. Quindi proseguite adesso tutta la lavorazione come vi ho fatto vedere, facendo la stessa cosa che vi ho fatto vedere prima sulla spalla fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, ho fatto l'ultimo pippiolino con la catenella. Vedete che adesso io qua mi ritrovo con 3 maglie basse invece di 2, perché comunque è una cosa che si può adattare, non succede niente, le saltiamo tutte, andiamo a chiuderci qua nella maglia bassa di inizio giro con una mezza maglia bassa. Ecco, tagliamo il filo, chiudiamo, poi dopo andremo a fermare bene tutto. Ecco, vedete come viene finita la lavorazione, è molto bella, a me piace tanto, vedete qua col foro centrale. E adesso andiamo a inserire questa lavorazione anche sulle maniche, cioè qua sul giro manica andremo a fare la stessa finitura, che come vi ho detto prima, per chi preferisce può fare solamente la finitura del primo giro di maglie basse oppure finirla in questo modo romantico. E andiamo a finire i nostri giri manica. Allora, sono sulla parte diritta, sul dietro del lavoro, in un punto qualsiasi, infilo il mio nodo di inizio, vedete qua, in questa asola che rappresenta il giro in senso orizzontale, e faccio la mia maglia bassa. Rientro e faccio la maglia bassa, 2 maglie basse a ogni asola. Una maglia bassa, andiamo qui a fare in questo forellino che è il punto di giuntura tra un giro e l'altro. Praticamente stiamo facendo il giro, vedete, come abbiamo fatto intorno allo scollo dove c'erano le maglie in orizzontale, quindi un forellino, una maglia bassa nel forellino, 2 maglie basse nella maglia orizzontale, una maglia bassa nel forellino di giunzione e 2 maglie basse, vedete, nella maglia alta orizzontale, fino ad arrivare alla cucitura. Sono arrivata alla cucitura della spalla. Questo, vedete, è l'ultimo foro del giro, dell'11° giro. Vado a fare una maglia bassa dentro alla cucitura. Ecco, l'ho fatta. Adesso proseguiamo con la stessa lavorazione. Quindi entriamo nel giro della parte opposta e facciamo le 2 maglie basse nel giro, una maglia bassa nel punto di giuntura. E così continuiamo fino allo scalfo. Vedete, 2 maglie basse nel giro e una maglia bassa nel punto di giuntura tra i 2 giri. Siamo nel sottoscella, ho lavorato la maglia bassa nel punto di giuntura. Qui abbiamo l'ultimo, vedete, giro, quindi cosa faccio?
faccio una maglia bassa dentro all'ultimo giro, l'altra la andrò a chiudere insieme agli altri, quindi sapete che qua nel giro ne vanno due, una l'ho lavorata e l'altra la chiuderò a metà, quindi chiudiamo a metà come ho fatto vedere prima in questo modo. Poi vedete che qua c'è il marcapunti, abbiamo una maglia a destra e una maglia a sinistra, quindi entriamo in quella di destra, vedete questa, e chiudiamo la maglia a metà. Poi entriamo in quella di sinistra dopo il marcapunti e chiudiamo a metà. Entriamo nel primo giro dalla parte opposta e chiudiamo a metà e poi chiudiamo tutto insieme. A questo punto mi resta da fare però la maglia bassa qua nel primo giro, che è la seconda, e la faccio normalmente, e poi continuo il giro facendo la maglia bassa, c'è un po' duro, nello spazio tra un giro e l'altro, e le due maglie basse nel giro, e continuiamo. Vedete, siamo già arrivati qua, quindi possiamo continuare, siamo già, vedete, alla fine del giro, quindi una maglia bassa nello spazio e le due maglie basse nel giro, 1 e 2, e qui manca la maglia bassa nello spazio, e ci chiudiamo con una mezza maglia bassa qui nella prima che abbiamo lavorato. Ecco qua. Adesso cominciamo anche qui. Allora, per chi la vuole finita così, che ama di più le cose un po' più semplici, la può lasciare finita così, vedete. Se invece volete fare come lo scollo, andremo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto sulla scollatura. Ve l'ho già fatta vedere nel tutorial, quindi andiamo a farla nello stesso modo. Ecco come viene finito il nostro gilet. Adesso andrò a fare anche l'altra parte, logicamente, della manica. Vedete com'è carino. Ho fatto questo bordino anche, vedete, con lo stesso modo, con lo stesso meccanismo, sistema anche su questa cucitura. Vedete come viene finito. E mi sta venendo un po' l'idea di fare anche un baschetto per fare un completo bon ton. Spero che vi sia piaciuto questo modellino. È un po' particolare, ma è semplicissimo da realizzare. Volevo spendere due parole per il mio canale. È un canale che è aperto da poco, è aperto da neanche un anno, e io sono una persona che non sono molto tecnologica, però mi sono accorta che a un certo punto un canale ha bisogno di sostegno per andare avanti. Io ho inserito nel box informazioni sotto il video, ho inserito la possibilità mediante un link di fare delle donazioni, cioè chi si sente di donare anche €1, a partire da €1, per far crescere il mio canale, chi pensa insomma che debba continuare questo canale e che debba essere sostenuto per continuare, può mediante appunto questo link indirizzarsi direttamente a PayPal oppure alla carta di credito, e può offrire anche solamente il prezzo di un caffè. Non è una cosa vincolante, è una cosa che si fa se lo si vuole, lo può fare una volta, lo puoi fare un'altra volta fra 2 o 3 mesi, non lo puoi fare per niente, non è assolutamente vincolante, non è un mensile, è una cosa che si può fare quando uno se lo sente. E niente, io spero che questa cosa non vi disturbi, perché l'ho fatta perché appunto mi sono resa conto che comunque un canale ha delle spese, a parte il materiale, ha delle spese a livello anche di materiale di tecnologico,
Poi vabbè, le ore che ci metto a lavorare giorno e notte non ne parliamo, quelle mettiamo che sia un hobby. E niente, vi ringrazio, vi metterò anche il link se per caso adesso mi viene così l'idea di fare questo baschetto, vi metterò anche il link che vi manda il baschetto. E con questo ho detto tutto. Se vi è piaciuto il canale iscrivetevi, se volete aiutarmi, cliccate la campanella, e anche questo è un modo per aiutarmi a crescere e sostenere il mio canale. Io vi ringrazio, scusate che mi dilungo sempre e scusate se le mie spiegazioni sono un po' lunghe, ma perché mi è stato già fatto notare, ma io preferisco spiegare meglio, anche se il mio video dura 10 minuti in più di un altro, spiegarvi meglio per rendervi facile l'esecuzione dei progetti. Bene, vi ringrazio tanto, alla prossima, ciao!